Finalmente abbiamo completato il pavimento, non iniziamo a sporcare casa. No, qua la pulizia prima di tutto. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. Negli episodi precedenti abbiamo completato la parte esterna della nostra casa su ruote. Abbiamo realizzato 3 finestre, 2 oblò e installato un condizionatore 12 volt. Anche il rivestimento interno è pronto e vedremo cambiare il nostro van ora dopo ora. Da oggi iniziano 2 grandi capitoli di questo allestimento, ovvero l'arredo degli interni e gli impianti. Buongiorno, oggi ci troviamo a Lazzate perché siamo venuti finalmente a ritirare il pavimento che monteremo prestissimo. Andiamo in un negozio che ci ha consigliato la mia migliore amica perché lei ha fatto il pavimento con loro, conosce il proprietario, ci abbiamo già parlato ed è davvero una persona fantastica perché ci ha dato tanti consigli utilissimi e quindi ora andiamo a ritirare il nostro pavimento. La particolarità di questo negozio è che c'è un cane che fa da padrone, adesso ve lo faremo vedere, è bellissimo. Ecco chi ci accoglierà nel negozio. Ciao! Il cane si chiama Thor ed è praticamente il padrone del negozio. A lui piace tantissimo stare qui, accoglie sempre tutti i clienti, quindi è un valore aggiunto. Si può, è permesso? Grazie. Ciao! Allora ragazzi, lui è Andrea che ci ha consigliato questo bellissimo vinile, giusto? Sì. In particolare della Quick Step. Sì, è un vinile rigido, ad alta resistenza e si può applicare in qualsiasi situazione. L'effetto del parquet è questo qui, è lo stesso che hanno loro, è praticamente la differenza che a noi è un vinile e questo sarà laminato. È un vinile di nuova generazione, quindi rimane più rigido. Ve l'ho consigliato perché in situazioni appunto di condensa oppure di umidità questo è indicato perché ha una resistenza all'acqua veramente alta e in più poi è anche facile da posare. Vediamo se riusciamo a toglierne una senza far danni. E comunque è flessibile ma rimane molto più rigido rispetto ai vinili tradizionali. Che bello! Bellissimo ragazzi. Effetto legno, stupendo. Una cosa importante per me che sono alto nel van è lo spessore, perché siamo su 0,5 cm, quindi mezzo centimetro di spessore, veramente sottile e molto rigido. Può essere posato in maniera flottante, ma nel vostro caso è sempre meglio incollarlo con una colla specifica per il vinile. Comunque devono essere dei prodotti similari che hanno certe determinate caratteristiche, insomma, okay. Devono essere molto elastiche. Poi molto interessante, ci sono questi profili per chiudere appunto e consentire le dilatazioni del vinile, eccoli qua in alluminio. Il pavimento ci piace veramente tantissimo e non vediamo l'ora di vederlo sul van. Finalmente è arrivato il momento di mettere il pavimento. Dovremo togliere tutto questo cartone che avevamo messo per non sporcare, quindi daremo una bella pulita e poi inizieremo a posizionarlo. Adesso vediamo come pulire qua tutto questo casino perché ci siamo andati su coi piedi lerci con i nostri scarponi, quindi vediamo un po' cosa c'è sotto, troveremo il tesoro. Per prima cosa, prima di mettere il pavimento, metteremo dei profili in alluminio sulla parte laterale che terrà tutto il pavimento bloccato, quindi adesso vi faremo vedere cosa useremo. Comunque togliamo tutto questo cartone. Era da un po' che non lo toglievamo. Si vede. Bene.
Adesso diamo una bella sfazzata e poi si entrerà solo senza scarpe, come facciamo sempre nella nostra casetta su ruote. Sto tagliando e preparando i profili in alluminio dove poi verrà inserito il vinile, eccolo qua. Il vinile arriverà tipo in questo punto e verrà lasciato uno spazio che consente la dilatazione che avviene tipicamente quando fa caldo o quando fa freddo. I pezzi sono tagliati e quindi possiamo cominciare i lavori. Finalmente abbiamo completato il pavimento, il van finalmente inizia a sembrare una vera e propria casetta, anche se mancano ancora tutti i mobili, però ci arriveremo anche lì. Abbiamo deciso di montare il pavimento con sotto la colla perché per una questione di movimento. Quando guideremo su strade magari non proprio regolari e ci saranno vibrazioni, potrebbe essere che il pavimento si sposti, quindi con la colla avremo la certezza che sia posizionato bene. Un'altra cosa importante che abbiamo voluto mettere, ovviamente su consiglio di Andrea, è stato di mettere questo profilo che permette la dilatazione col caldo e col freddo, che è un problema che abbiamo affrontato col primo van. E poi oltre a quello abbiamo messo anche questo profilo sempre in alluminio per coprire tutti gli strati di pavimento che ci sono sotto, quindi il legno e il resto del materiale isolante che abbiamo installato precedentemente. E basta, il pavimento ci piace veramente tantissimo perché ha un effetto molto molto naturale, sembra legno veramente, quindi continuiamo con i lavori. Se vi state chiedendo perché abbiamo lasciato quel rettangolo senza pavimento, beh, la risposta è semplice, perché lì andremo a mettere delle piastrelle in vinile speciali per impermeabilizzare il bagno, quindi sarà diverso da questo. Un'altra cosa che abbiamo fatto in questi giorni, subito dopo aver incollato il pavimento, è stato montare il serbatoio delle acque chiare sul fianco destro del nostro van. Questo serbatoio, adesso ve lo faccio vedere, probabilmente l'avete già visto in qualche video, è un serbatoio da 100 litri che prende la forma del passaruota e quindi ci servirà a risparmiare molto spazio. Poi in un video vi spiegherò per bene, appena sarà finito, tutto l'impianto idraulico. Andiamo a vedere questo serbatoio. Mi devo togliere le scarpe perché... Allora vai dall'altro lato. Vado scusa. dall'altro lato, dai. Non iniziamo a sporcare casa. No, qua la pulizia prima di tutto. Ecco, vedete, questo è il serbatoio, è un serbatoio veramente molto utile secondo me, perché riesce a salvare molto spazio. Noi qui avremo il letto e sotto vogliamo uno spazio di stivaggio molto grande per poter stivare tutte le cose che ci porteremo in viaggio, e infatti abbiamo deciso di mantenere la stessa disposizione del van precedente perché ce l'avamo trovati molto bene. Eccolo qui, abbiamo già attaccato l'ingresso con un tubo e già fatto una prova di tenuta, qui poi verrà comunque ricoperto con uno strato di compensato che assicurerà ulteriormente i movimenti di traslazione che ci possono essere nelle guide spericolate che Serena farà. Sicuramente. Qui c'è anche lo sfiato che collegherò e poi, come vi ho detto, vi farò vedere in un video a parte perché è un impianto abbastanza complesso rispetto a quello che avevamo nel van precedente, che era veramente basilare. E soprattutto perché Carlo è ingegnere ambientale a indirizzo idraulico, quindi vuole far vedere tutte le sue competenze in materia. Sicuramente succederà qualche perdita. Vediamo se già. qualche tuo prof dell'università vedrà il video e ti darà il voto. Aspettiamo le pagelle. Comunque guardiamo finalmente il van che prende forma. Eccolo qua.
Oddio, forma, mancano tutti i mobili, però ci arriveremo presto, dai. Ufficialmente possiamo dire che è finito la parte di rivestimento, anche perché è vero, mancano quelle parti lì, però le abbiamo già pronte e stiamo aspettando di far passare i tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda, che proprio in questi giorni installeremo. Allora, oggi mi cimenterò in alcune lavorazioni particolari che andranno praticamente tutte sotto il letto. Oltre alla tanica delle acque chiare, che è quella che vi ho fatto vedere, ci sarà una protezione per il passaruota e poi il boiler. Queste cose qui saranno l'obiettivo del giorno e quindi mi preparo per lavorare. Tra un po' arriva anche Sere che mi darà una mano e vi facciamo vedere un po' come le montiamo. Ecco qui intanto la situazione. Quello lì è il boiler, è un normale boiler da utenze domestiche, da 10 litri, classe A++, quindi top. Buongiorno. Oggi un po' in ritardo, ma una bellissima notizia. Proveremo finalmente il drone FPV, che è il drone che si guida col visore. È da mesi che voglio provare, veramente deve essere un'esperienza grandiosa e ci hanno detto che ce ne spediranno uno proprio per principianti come noi per provare, quindi è una bellissima notizia. Beh, direi che lo possiamo già far passare da queste finestre. No, cioè, direi che prima ci eserciteremo in un bel prato aperto con sotto niente, perché deve essere difficile. E questa volta voglio imparare molto bene anch'io, perché il drone normale lo guida soprattutto Carlo, però questo è il mio obiettivo dell'anno. Bene, abbiamo cominciato un nuovo capitolo della camperizzazione interna, dove cominceremo a sistemare piano piano tutte le cose sul pavimento. Abbiamo cominciato un po' in questo video e continueremo nei prossimi, quindi noi ci vediamo al prossimo video con i lavori all'interno del nostro van.